giornata disturbata dalla bellezza dei tamburi, ma anche porteremo qualcosa per il cuore. Vorrei solo dirvi questa sera, allora, all'inizio, entriamo nel clima dell'Africa con i tamburi. Grazie. Manca Mamadou che arriverà ieri, perché anche succede anche questo, posso dirlo? Sì. E allora manca la bicicletta del figlio e lui stava discutendo, cui capita anche questo nella vita. Ad ogni modo arriverà Mamadou, è il loro capo della Nigeria, è vero? Della Nigeria. Secondo, ci sarà una breve presentazione e vedete qui Piazza Costituzione c'è la breve presentazione, poi un filmato che ci introduce nella vita di Gregoire e qui grazie di essere venuto. Io dico la verità, merita che questi personaggi siano conosciuti e poter dire ecco, il mondo va avanti perché abbiamo questi personaggi. Non vi annuncio null'altro. Dopo di questo abbiamo qui che presenta subito il padre Lionello, che è missionario dell'Africa, di una congregazione, e lui farà la traduzione dal francese in italiano. Ci siamo conosciuti una volta quando eravamo condannati, cioè eravamo destinati ad essere superiori, ci siamo conosciuti. Inoltre abbiamo qui, lo conoscono tutti, Nino Andreatta, direttore di Vita Trentina, e giornalista conosciuto, amico, eccetera. Grazie di essere venuti.
Scusatemi perché io devo suonare 4 tamburi, però è arrivato solo uno. Mamadou arriverà. Grazie. Vi ringraziamo, se volete riposarvi un po' di aria fresca, anche come l'hai postata in qui. Certo che non vedete il filmato da qui. Allora, iniziamo questa serata. Io vorrei subito dire una cosa. Noi nella Sala Bianco, ormai ci conosciamo, vogliamo scrutare gli orizzonti che ci sono nel mondo e aiutare la gente a pensare, a approfondire e vedere in che mondo siamo e come dobbiamo rispondere a questo nostro mondo. E ci siamo messi anche in collaborazione con diverse realtà della zona. E allora osservate Piazza Costituzione. Io adesso do la parola a Cristina, che brevissimamente ci spiega un pochino questa collaborazione di cui noi abbiamo tutti bisogno. O si va avanti assieme, altrimenti dispersi, non si costruisce nulla. Non fatemi dire come nella nostra Italia e i nostri governi. O c'è collaborazione, altrimenti non si va. Prego, Cristina. Buonasera a tutti, solo 2 parole. Come ha introdotto Padre Gianfranco, quel luogo fa parte di un progetto che è appena partito e il progetto si chiama Piazza Costituzione. È un progetto di cui anche questa serata fa parte. Questa serata, che coincide con l'ultimo incontro del percorso di Scrutare Orizzonti, ormai è la 6ª edizione, è il primo delle iniziative del progetto di Piazza Costituzione. Piazza Costituzione nasce dal basso, nasce dal confronto tra una serie di attori pubblici e privati, in particolare cooperative sociali, Cooperativa Sociale Arcobaleno, Efedra, Mimosa, Garda 2015 Arcobaleno e 2 APSP, quindi la APSP Città di Riva, quindi l'RSA, e l'APSP Casa Mia, che è dedicata ai minori. E insieme ci sono appunto il gruppo Dialogo qui rappresentato che entra all'interno di questa iniziativa. Perché è nata questa iniziativa? È nata semplicemente dalla lettura del contesto sociale nostro, sotto gli occhi di tutti, un contesto difficile, un contesto frammentato, un contesto in cui le famiglie fanno fatica ad andare avanti, un contesto di fragilità trasversale, lavorativa, ma soprattutto fragilità di relazione tra le persone. E questa fragilità e questa frammentarietà porta spesso le persone a cercare di coprire semplicemente quello che è il proprio bisogno, cioè a chiudersi nel privatistico. Questo modo di fare però lascia aperta la porta a molte derive piuttosto preoccupanti, perché se io vedo solo un pezzettino di tutto il contesto non riesco a vedere l'insieme, e se non vedo l'insieme non mi curo più degli altri, quindi l'altro per me diventa appunto un altro. Posso essere indifferente e nel peggiore dei casi posso anche essere così molto critico fino a considerarlo un nemico. Allora la nostra iniziativa è nata proprio per ritornare su quelli che sono i valori fondamentali che sono la base della nostra Carta Costituzionale. Valori di uguaglianza, di libertà, di inclusione, di rispetto, di diritto, di solidarietà, valori che vanno rispolverati, valori che sono valori democratici scritti appunto nella Carta Costituzionale, ma che sono valori universali e che devono essere di nuovo rivalutati per quello che sono, perché non è vero che se a posto io sono a posto tutti, come recita Don Milani ancora in
tempi non sospetti, uscire da un problema da soli è avarizia, uscirne insieme è politica. E quindi, sempre recitando Don Milani, I care, mi riguarda, me ne faccio carico, mi interessa, me ne sento parte. Da qui è nata l'idea di un percorso, chiamato appunto Piazza Costituzione, che vuole essere però un'agorà aperta, cioè parte con delle iniziative di cui questa sera, questa è la prima, ma che corollerà tutto l'anno fino al 25 aprile 2019, quindi dal 25 aprile 18 al 19, e però sarà aperto a tutti quelli che, singoli cittadini, associazioni, comitati, tutti quelli che vorranno aderire potranno aderire. C'è un sito Facebook intitolato Piazza Costituzione, c'è una mail dedicata, Piazza Costituzione riva@gmail.com, e semplicemente aderire o anche proporre delle iniziative a sostegno dei principi democratici, per dire insieme e non singolarmente che spendersi per gli altri vale la pena, che i diritti, prima che essere urlati, devono essere diritti sul rispetto degli altri. Quindi l'altro è il diritto mio a considerarlo. La Costituzione parla di dignità. Quindi volevo semplicemente raccontare come è nato, e chi volesse aderire, anche in fondo ci sono dei fogli che spiegano un po' meglio. Grazie a tutti e passo subito alla parola. Grazie, credo che al termine di questa serata ci sarà ancora più chiaro come questo respiro così condiviso di questa iniziativa bene fa da cornice al nostro incontro. Ho letto con grande interesse questo libro, Quando la fede spezza le catene, e ho trovato la storia di Grégoire davvero significativa, per tanti aspetti profetica. Ho trovato gli echi di tanti che ancora molti anni fa dicevano non solo che l'Africa sarà salvata dagli africani, il padre Comboni, ma anche tanti che ancora sostengono che l'Africa, oltre che gli africani, oltre a salvare l'Africa, forse salveranno anche la nostra ricca Europa. Da quello che avete letto sui giornali, forse, la storia, la parabola di Grégoire è davvero entusiasmante. Come può un gommista, un imprenditore delle gomme, talmente imprenditore da mettere anche le puntine da disegno sulla strada perché le macchine buchino, e poi dei taxi, arrivando a costituire una rete, una società di taxi ben ramificata, può sperimentare poi la notte oscura della vita, convertirsi e avviare un'esperienza di liberazione delle altre persone. E questo libro ci proietta nella realtà africana. Sappiamo che dire Africa vuol dire tutto e dire niente. Qui siamo in particolare in Benin, in Togo, in Costa d'Avorio e in Burkina Faso, fra gli ultimi, più ultimi, come li definisce lui, appunto i malati mentali. E nell'immergerci in questo mondo in cui molto gioca la cultura africana di quei paesi, troveremo probabilmente anche delle assonanze però con quella che è la discriminazione, i pregiudizi che rispetto alla malattia mentale ancora attraversano anche la nostra società. Non rubo altro tempo. Prima di vedere questo filmato, nel dare il benvenuto, farei solo una piccolissima domanda. Che cosa si aspetta da queste 3 settimane italiane, da queste serate a raffica, non tanto per presentare un libro, ma per parlare dei suoi poveri? Che cosa vorrebbe potersi dire al termine di questa missione in Italia? Chiara la domanda? Certo. Che cosa si aspetta? Qu'est-ce que je peux attendre? Cosa posso aspettare?
Ce que je peux attendre de vous, aspetto da voi c'est que tout un chacun de nous doit savoir se découvrir dans l'autre. è che ciascuno di noi possa scoprirsi nell'altro. Et ce que je voulais surtout que chacun comprenne, E ciò che vorrei che ciascuno di voi capisca, vous allez voir des images vedrete delle dures, immagini che sono tristi, qui font très mal che fanno molto male et qui sont choquants. che ci colpiscono molto. Et pour moi, c'est que les malades mentaux en particulier représentent une honte pour les familles, pour la société en Afrique. Vorrei che capiste che i malati di mente sono una vergogna per l'Africa, ma per tutta l'umanità. Et je dis que chacun de nous devait avoir honte de voir l'homme traité de cette manière aujourd'hui. E che ciascuno di noi debba riconoscere che è lui che deve provare vergogna nei confronti di queste persone. Et c'est chacun de nous tous qui doit se mobiliser E ognuno di noi deve mobilitarsi pour arrêter ça. per fermare questa vergogna. Parce que ce n'est pas une affaire d'Afrique, Perché non è una cosa africana, c'est une affaire d'hommes et è de un femmes. affare di un uomo e di una donna, C'est une affaire qui nous concerne tous, qualcosa che concerne ciascuno di noi, qui reste caché, que personne ne veut en parler. che rimane nascosta e che ciascuno di noi non vorrebbe neanche toccare. Merci beaucoup. Grazie. Possiamo allora vedere questo filmato perché le parole trovano appunto voce in questo caso più eloquente nelle immagini. Cattolico, nato in Udine, venne abbandonato la scuola molto presto. Nel 1930 noi dobbiamo a Guarchi, la seconda città della costa d'Antonio. Io ho giunto nel 1971, quindi dopo un periodo fortunato di facile ricchezza, ancora per 4 tassi, come per il breve tempo non ho ricevuto altro, per sono tornato in sempre più assoluta, fino ad essere tentato al suicidio. Grazie all'ascolto valoroso del Giuseppe Morente in Senato uscirà con uno spirito completamente orientato al Vangelo. Quella diretta potrà portare io alla
Un giorno, nel desiderio crescente di avvicinare i malati abbandonati nelle città, spesso senza vestiti, come in tante città africane, mentre uno che stava curando delle notizie, quella volta Gregoire prese il tempo di osservarlo e improvvisamente sentì che il suo sguardo cambiava, sentì afferrare dentro di sé una certezza. Anche costui era un prossimo di cui parla tanto Gesù nel Vangelo. Gregoire cominciò a uscire di notte per incontrarli e aiutarli. Da molto preparare l'acqua fresca e il cibo, e lui dalla sera usciva con qualcuno a distribuire. Ma si rese conto del resto che bisognava fare di più. Allora riprende l'uso di questa piccola costruzione dietro l'ospedale di Poitiers, tanto che cominciarono a chiamarlo anche gli immagini. Una delle più grandi sofferenze che mi capitò racconta Gregoire fu quando parlando di quelli di vedere il figlio perché diceva e ormai concreta. Solo l'immagine di chiamarla gentilmente mi lasciò entrare. Non dimenticherò mai quello che vidi quel giorno. Era venuto al sole con fili di ferro penetrati nella carne e riuscì dopo vari tentativi di ferro per portare nel nostro centro dove fu parlato con amore, non seriamente e degnamente, come un uomo. Fu allora che Gregoire si rese conto con coloro dei mezzi di costruzione usati per avere ragione di malati più violenti. Impotenti che erano, li incatenavano o imprigionavano dimenticato per 5, 10, perfino 30 anni, costretti a rimanere spesso per terra sotto la pioggia e il sole fino alla morte. Fedele al progetto del suo fondatore di prendersi cura di tutte le persone che la vita aveva reso fragili, la San Camillo si mise a costruire dei centri per raccogliere di buon amore e uno dopo l'altro, sulla spinta del moltiplicarsi dei casi gravi segnalati ovunque, i centri di prima accoglienza sono diventati 12, sparsi imbarazzati, Costa d'Avorio, Benin, Burkina e Togo. In ciascun centro trovano accoglienza e cure in media 200 di queste persone malate. Per assicurare un corretto trattamento medico ai malati e ai malati medici, Gregoire ha ideato dei piccoli dispensari come il collegamento vicini ad essi, dove poter trovare periodicamente le medicine necessarie per il loro mantenimento. Un'equipe mobile visita i malati da medico ogni 3 mesi, con la supervisione di psichiatri occidentali, soprattutto francesi e canadesi, associati alla San Camillo, i quali aggiornano le diagnosi e le cure, e segnalano i casi temporali da inviare in uno dei centri San Camillo. Poiché i malati di mente e i malati sorristi di denaro sono respinti dal sistema pubblico, Gregoire ha fatto nascere degli ospedali generali per offrire un servizio gratuito o a prezzo intimo anche alla popolazione locale. I malati di mente guariti, prima di entrare in famiglia, sono riabilitati a svolgere attività sociali e iniziare un mestiere che possa dare loro una certa autonomia. Dopo 20 anni, più di 60.000 persone malate sono state recuperate e rientrate al villaggio. Molti di essi si guadagnano pure il necessario per vivere ed hanno fondato una loro famiglia. Negli anni 90, quando iniziò quest'opera, si è voluto insegnare alla popolazione che la malattia mentale non è legata al malocchio o alla stregoneria e che questa malattia non è contagiosa. Si esortano le famiglie ad aiutare i loro familiari a rientrare al villaggio e a prendere regolarmente le medicine prescritte fornite dalla San Camillo. Nel 2015 è nato un movimento di famiglie che si aiutano reciprocamente. Si tratta qui di una persona. Era impiegata da oltre 3 anni quando Gregoire andò. Ed eccola qui, che lavora ora come assistente nel reparto di radiologia dell'ospedale San Camillo a Poitiers, in Costa d'Avorio.
offre soluzioni, crea centri, tiene conferenze in Africa, in Europa e in America, aperti a giovani, a professionisti della sanità e amministratori di ogni settore sociale per togliere i pregiudizi che impediscono a questi malati di guarire e per accendere la fiducia e l'amore verso di loro in tutti coloro che lo ascoltano. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di guardare tutti coloro che sono fragili, soprattutto di mente, non cessa di ripetere che il quadro ovunque va. È una questione di umanità. Seduto, lui fa migliaia di chilometri per andare a cercare sulle piste questi malati. Appena rientra dice che deve andare a cercarne uno a 2000 chilometri, ma lui dove sente che c'è un uomo incatenato non lo tiene più nessuno. Ecco, Grégoire, tanto per iniziare un po' il discorso, è veramente un convertito. Quando va a fare degli incontri negli Stati Uniti, in Canada o in Francia, qualcuno gli suggerisce di non parlare della sua fede, ma lui non è capace, dice: ma è per questo che io faccio questa attività, che è l'attività che non è mia, è quella di Dio. Va a cercare il figlio al prodigo. E lui usa quei metodi che abbiamo visto anche nel Vangelo, nella parabola del figlio al prodigo. Lui va a abbracciare il malato, lo lava, gli taglia i capelli, gli taglia le unghie, la barba e poi dopo li riveste di un vestito nuovo e poi dopo fa festa con la gente che lo accoglie. E questi malati di mente si sentono rinati, perché la sua prima preoccupazione è di salvare un uomo, non è di curarlo, prima vuole salvare una vita. E questo è quello che ha fatto anche Basaglia quando ha voluto chiedere di cambiare la legge. Non ha voluto prima di tutto curare i malati, ma salvare la dignità di una persona. Ecco, allora adesso ascoltiamo Grégoire. Ti parlo tu, Porella. Buonasera a tutti. Buonasera. Mais c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'il ne veut pas m'apprendre. È tutto quello che posso dire, perché lui dice non vuole insegnarmi, ma perché non ha il tempo di imparare. Oui, je sais que vous venez de voir des images qui frappent et qui sont dures. Avete visto delle immagini che vi colpiscono? Mais ce que je tiens à vous dire, ce que je vis ne vient pas de moi. Quello che tengo a dire è che la cosa che vi dico, quest'opera non viene da me. C'est Dieu qui l'a voulu. È Dio che l'ha voluta. Vous avez vu que le film. Avete visto nel film? Je ne suis pas un médecin. Non sono un medico. Je ne suis pas aussi un prêtre. Non sono un prete. Je ne suis pas aussi un guérisseur comme certaines personnes peuvent
non sono un guaritore come molte persone pensano di me. Si je suis là ce soir, c'est en voulant chercher Jésus dans les pauvres. Se io sono qui questa sera è perché io ho cercato Gesù nei poveri. Sinon, mon travail, je ne suis qu'un pauvre petit réparateur de pneus. Perché io non sono che un piccolo riparatore di Je pneumatici. n'ai même pas la chance de faire des études. Non ho avuto neanche la fortuna di fare degli studi. Comprenez, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qu'on est né, qui n'est rien, n'est à l'origine de ce que vous voyez ce soir. Capite bene che uno che non ha fatto degli studi, che non ha nessuna competenza, pensate che possa mettere in piedi un'opera come quella che vedete? Donc ça ne vient pas de moi, et c'est pourquoi la première chose que je demande à tout le monde, c'est la prière. Allora capite che quello che io chiedo a voi prima di tutto è la preghiera, Parce que sans Dieu, je ne peux rien. perché senza Dio non posso fare niente. Et je sais que partout où vous êtes, vous pouvez aider à couper ces chaînes. E quindi io dico sempre che dove voi vi trovate potete aiutarmi a togliere delle catene. Tout ceci a commencé comment? Come è cominciato questa Je storia? n'avais jamais appris que des malades mentaux étaient enchaînés. Io non sapevo neanche che vivessero degli ammalati di mente incatenati, Je n'avais jamais entendu. non li avevo neanche sentito parlare. Et j'ai dit que j'étais comme eux. E posso dirvi che io ero anche come loro. J'ai failli me suicider. Sono stato sull'orlo del suicidio J'ai dit que Dieu est venu me prendre dans un trou. e posso dire che Dio è venuto a prendermi in un buco. C'est vrai. J'ai connu la fortune. È vero, io ho conosciuto la fortuna, Mais voyez-vous, avant d'aller en Côte d'Ivoire, j'aimais beaucoup Dieu, j'aimais beaucoup l'Église. e vedete, io prima di andare in Costa d'Avorio io amavo molto la mia fede, ma amavo anche la Chiesa. Je ne pouvais rien faire sans Dieu. Non potevo fare niente senza Dio. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, avec ce travail de réparateur de pneus, face à la fortune, face à l'argent, j'ai abandonné Dieu, j'ai abandonné l'Église. Ma quando sono arrivato in Costa d'Avorio, di fronte alla fortuna e ai guadagni che avevo, ho abbandonato sia Dio che la Chiesa. J'ai commencé à vivre aussi comme tout le monde. Allora conducevo una vita come tutti Et voilà que brusquement, j'ai commencé à avoir des problèmes économiques. ma improvvisamente ho cominciato ad avere dei grossi problemi finanziari. Les voitures ont commencé à faire des accidents chez accidents. Le mie macchine hanno cominciato ad avere degli incidenti Et à la fin, j'ai tout perdu. e alla fine ho perso tutto Moins, j'allais me suicider. e sono stato sul punto di suicidarmi. Quand j'avais l'argent, j'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de copains. Quando avevo soldi, avevo molti amici, molti compagni, Et quand j'ai tout perdu, tout le monde est parti. e quando però ho perso tutto sono tutti dispersi. Il restait seulement que mon épouse et les deux enfants que j'avais à l'époque. Avevo soltanto mia moglie e 2 figli che avevo in quell'epoca. Mais j'ai commencé à avoir d'autres amis, Poi ho cominciato ad avere altri amici d'autres qui ont commencé à frapper à ma porte. e che cominciavano a bussare alla mia porta, Mais ceux-ci, c'était pour m'attirer dans leur religion. ma era per attirarmi nelle loro sette, Parce que chez nous en Afrique, il y a beaucoup de religions. perché in Costa d'Avorio, in Africa, ci sono tante sette, tante religioni. Chacun se lève, crée son église, il vous promet ciel et terre. Perché uno che si alza al mattino e comincia a dire che può promettere cielo e terra. Mais chacun, tous ceux qui venaient vers moi, Tutti quelli che venivano da me, je disais toujours à chacun que pour moi, la religion n'est pas une chemise qu'on dépose face aux épreuves, face aux difficultés. a loro dicevo che la religione non è come una camicia che mi cambio quando di fronte alle situazioni dolorose, J'ai été difficili. baptisé en tant que chrétien catholique. Sono stato battezzato come cristiano cattolico Je préfère mourir dans ma souffrance que de changer de religion. e dicevo preferisco morire nella sofferenza che cambiare la mia religione. Mais cette souffrance m'a permis de
retrouver le chemin de mon Église. Ma questa sofferenza però mi ha permesso di ritrovare il cammino della Chiesa. Et retournant à l'Église, Tornate in una chiesa, ho avuto la fortuna di trovare un prete missionario qui m'a beaucoup accueilli, che mi ha molto accolto, qui a commencé à prendre tout son temps pour me ha preso tutto il suo tempo per ascoltarmi et il a commencé en même temps à m'aider à me soutenir. e nello stesso tempo ha cominciato a sostenermi. Et au même moment, le même prêtre organisait un pèlerinage sur Jérusalem. Allora quel sacerdote un giorno ha cominciato a dire: guarda, io sto preparando un pellegrinaggio a Gerusalemme. Il a payé mon billet, il m'a fait partir. Ha pagato il mio biglietto e mi ha fatto partire Vous con voyez, lui, comme l'histoire de l'enfant prodigue. come la storia del figlio al prodigo. Moi, j'avais eu l'argent, mais je n'ai jamais pensé aller à Jérusalem. Quando avevo soldi non ho mai pensato di andare a Gerusalemme. C'est lorsque j'ai tout perdu, c'est là qu'on vient me prendre au milieu des milieux pour aller à Jérusalem. E quando ho perso tutto è Dio che mi ha preso per portarmi a Gerusalemme. J'ai dirais qu'au cours de ce pèlerinage, Dieu m'a beaucoup donné. Nel corso di questo pellegrinaggio Dio mi ha dato molto Je ne saurais jamais comment lui dire merci. e non saprei mai dire abbastanza grazie al Mais ce Signore. qui est important à partager avec vous ce soir, c'est qu'au cours de ce même pèlerinage, le même prêtre un jour disait dans son homélie, Ciò che è importante è che nel corso di questo pellegrinaggio il sacerdote diceva in una delle sue omelie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'Église en posant une pierre. ogni cristiano diceva deve partecipare alla costruzione della Chiesa mettendo la sua pietra. Voilà la phrase qui m'a touché. Ecco la frase che mi ha toccato Il continue de me toucher. e che continua a rodermi dentro. Parce que j'ai compris que l'Église n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieux et des religieuses. Perché ho capito che la Chiesa non è un affare dei preti, delle religiosi o delle religiose, Mais c'est l'affaire de tous les baptisés. ma è l'affare di ogni battezzato. Et j'ai commencé à me poser la question, quelle est la pierre que moi aussi je vais pouvoir poser? E ha cominciato a chiedersi qual era la pietra che lui doveva porre per costruire la Chiesa. Retournant en Afrique, Tornato in Africa, cette fois je travaillais tellement que j'ai commencé à partager avec mon épouse ce que je ressentais au fond de moi. questa frase che mi rodeva dentro l'ho cominciato a proporla anche a mia moglie Et ensemble, on va commencer à chercher la pierre. e insieme abbiamo cominciato a cercare. Si en voulant chercher cette pierre, que l'idée est venue de mettre sur pied un groupe de prière. Allora abbiamo cominciato a formare un gruppo di preghiera. Et c'est ce groupe de prière que je vais prendre un jour pour aller dans l'hôpital général, dans le but d'aller visiter les malades et prier avec eux. Allora con questo gruppo di preghiera andavamo all'ospedale generale e andavamo a pregare per i malati. Et au cours de la prière, on va arriver dans une salle où on va voir des malades qui étaient totalement abandonnés, sans aucun traitement, d'autres étaient dans le mouvement, dans leur santé. In una sala abbiamo trovato i malati che erano abbandonati perché non potevano pagare e che erano praticamente dimenticati nei loro escrementi. Il faut dire que chez nous en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. In Africa da noi non c'è l'assistenza sociale. Vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Se non avete i soldi non potete essere curati. Vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, avant que le médecin ne vous touche, il faut d'abord avoir l'argent pour payer les frais de consultation. Se andate all'ospedale, prima di cominciare a essere curati e anche avere un consulto del medico, dovete pagare. Si jamais on doit vous hospitaliser, il faut d'abord avoir l'argent pour payer avant d'avoir un lit. Allora se dovete essere operati dovete prima pagare tutto. Il faut tout payer, rien n'est gratuit. Niente è gratuito. Et si au cours du traitement, l'argent finit, personne ne fait de vous. E se durante la cura i soldi sono finiti, nessuno continuerà. Donc vous comprenez que Quindi capite vous n'avez pas d'argent, les pauvres n'ont pas beaucoup de chance. che i poveri non hanno molta fortuna. Face à ces personnes, on s'est dit, avant de commencer à prier, il faut leur manifester notre amitié, notre amour.
Di fronte a queste persone abbiamo detto prima di pregare dobbiamo manifestare il nostro segno di amicizia, il nostro amore. C'est ainsi qu'on va commencer d'abord à laver ceux qui étaient dans leur santé. E allora abbiamo cominciato a lavarli, quelli che soprattutto si trovavano nei loro escrementi. Et après, on va commencer à chercher des boîtes de moyens pour payer les médicaments pour qu'on puisse. Abbiamo cominciato poi a raccogliere mezzi per poter pagare le medicine. Et chose miraculeuse, je reviens de Jérusalem, les affaires de nouveau ont repris. E quando sono ritornato da Gerusalemme la cosa è ricominciata. J'ai commencé de nouveau à avoir l'argent, Ho cominciato anche a avere dei soldi, mais cette fois-ci, ce n'est plus pour payer les voitures. ma questa volta non era per pagare le mie macchine, C'est pour commencer à aider aussi les autres. era per aiutare gli altri. Et beaucoup de ces malades, rapidement, ont commencé à retrouver leur santé. E molti di questi malati, cominciando dai più poveri, hanno cominciato ad avere la loro salute, recuperarsi. Et ceux qui devaient mourir au moins dignement, comme des hommes. E almeno quelli che dovevano morire potevano morire dignitosamente. Si vous voulez, c'est à partir de là que personnellement, je vais commencer par comprendre pourquoi Jésus-Christ s'est identifié aux malades. È da questo momento che io ho cominciato a capire perché Gesù si identifica con i poveri e con i malati. Et c'est à partir de là que notre désir, c'est de chercher Dieu dans les pauvres. E così con il nostro gruppo il nostro desiderio era quello di cercare Gesù nei poveri. Et en allant chercher Jésus dans les pauvres, on va commencer de nouveau à aller dans les prisons. Allora con questa idea abbiamo cominciato ad andare anche nelle prigioni, Après les enfants des rues. poi i bambini di strada. Et puis en 90, va commencer l'histoire des malades mentaux. E nel 1990 i malati di mente. Il faut dire que chez moi en Afrique, les malades mentaux sont des oubliés, des oubliés. Bisogna dire che i malati di mente in Africa sono i più dimenticati. Ils sont abandonnés de tout le monde. Sono dimenticati da tutti. Vous voyez, ils vont dans la rue, Li vedete nudi nella strada, ils mangent dans les poubelles, mangiano nelle immondizie, ils sont livrés à l'événement. sono lasciati lì, alla mercé degli altri, Ils sont considérés comme des gens qui sont possédés par le diable. perché sono considerati come persone impossessate, come si dice? Possedute dal demonio. Peur de Tutti hanno paura di loro. moi aussi, j'avais peur des malades. E anch'io ho avuto paura, avevo paura dei malati di mente. Mais qu'est-ce qui va se passer en 90, comme je le disais tantôt? Allora cosa è iniziato, cosa è accaduto nel 90? Je passais dans la rue et comme d'habitude, j'ai vu un malade tout nu qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Ho visto un malato che cercava il suo nutrimento nell'immondizia. J'avais toujours vu cette image. Avevo sempre vista questa immagine, Mais ce jour-là, moi, une autre manière de le voir. ma in quel momento ho avuto un altro modo di vederlo. Parce que, à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. Perché mi sono detto, ma io sto cercando Gesù nelle chiese, C'est Jésus que je vais rencontrer dans les sacrements. Gesù che incontro nei sacramenti. Mais c'est lui, Jésus, qui souffre en personne à travers ses malades. Ecco Gesù che soffre proprio in questi malati. Du coup, je me suis dit, ils font peur. Allora ho detto, ma fanno paura. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? Però ho sentito dentro di me una voce che mi diceva, ma se rappresenta Gesù, perché devi avere paura? C'est à partir de ce jour, je vais commencer par me promener toutes les nuits pour voir où il dort. Allora tutte le notti andavo a vedere dove dormiva questa Et gente après, j'ai commencé par les rencontrer. e ho cominciato a incontrarli personalmente. Et avant de les rencontrer, j'ai commencé par comprendre que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être élevés. E incontrandoli personalmente poi ho capito che erano uomini, donne, bambini che avevano bisogno soltanto di essere amati. J'en ai parlé avec mon épouse. Ne ho parlato con mia moglie, On a payé un congélateur abbiamo pagato il congelatore avec l'eau dans les sachets. e prendevamo l'acqua e le mettevamo nei sacchetti Elle fait la cuisine et toutes les nuits, on passait trouver chacun à sa place, leur donner à manger
leur donner de l'eau fraîche. Faceva la cucina e dopo passavamo a portare questi alimenti a ognuno di loro. Voilà comment rapidement il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre nous et ce malade. E così si è creato un legame di amicizia tra noi e il malati. Un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert aller donner à manger à quelqu'un dans la rue et moi je vais me coucher dans ma maison, pourtant je dis qu'il représente la personne de Jésus. Allora a un certo punto ho detto, ma cosa serve? Io vado a portare da mangiare e poi dopo torno a casa e mi vado a dormire. A cosa serve? C'est ainsi au CHU de Boaké où nous visitons les malades. È per questo che nell'ospedale centrale di Boaké, dove andavamo a visitare i malati, On a une petite chapelle avete visto una piccola cappella et c'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades. e lì abbiamo cominciato a raggruppare i malati. Et c'est là qu'on va commencer à les traiter dignement comme des hommes. E così abbiamo cominciato a trattarli dignitosamente come delle persone Et umane, puis aussi avec les médicaments. curandoli anche con le Et medicine. rapidement, on va commencer à avoir des résultats qui vont commencer à surprendre tout le monde. Abbiamo avuto anche dei risultati positivi e che sorprendevano tutti. C'est ainsi en 1993, lors de la visite du ministre de la Santé, Nel 93 il ministro della Salute, quand il a vu cette expérience, il était tellement content, il nous a donné un espace à l'intérieur de l'hôpital pour construire notre premier centre. è stato così contento di vedere questa realizzazione che ci ha dato un grande spazio per costruire un centro. C'est ainsi qu'on va réussir, avec la providence de Dieu, à construire le premier E centre. con la provvidenza del Signore noi abbiamo potuto costruire questo centro. Et on va commencer à recueillir tous les malades qui étaient dans la rue. E abbiamo cominciato a prendere tutti i malati che erano sulle strade. Au vu des résultats qu'on continue à voir, Di fronte ai risultati positivi che avevamo, les prêtres dans les villages, les familles ont commencé à nous faire appel. sacerdoti, missionari nei villaggi, anche le famiglie stesse ci chiamavano. Et c'est là qu'on va commencer à découvrir, comme vous venez de voir ce soir, E, la manière dont l'être humain est encore traité à nos jours. è così che noi abbiamo scoperto come erano trattati questi malati nei villaggi. L'une des premières images que je ne pourrai jamais oublier, Una delle prime immagini che non dimenticherò mai, c'est celui que vous avez vu, bloqué au sang comme Jésus sur la croix. quello che avete visto, un malato che era bloccato proprio come Gesù sulla croce. C'était la veille de la fête des Rameaux 94. Mi ricordo che era la vigilia delle Palme del Une dame 94. Pardon? aidez-moi. Una signora è venuta e dice aiutatemi, On arrive dans son village. io ho un malato, un fratello in un villaggio. On arrive dans son village, le papa a commencé à crier, pourquoi tu envoyais des gens ici? Allora il papà ha cominciato a gridare, ma perché hai chiamato delle persone? Il est déjà pourri, c'est pas la peine. Vedi che ormai è in putrefazione, Je dis, même s'il est pourri, je veux le voir. ma anche se è in questo stato io voglio vederlo. Il dit, non, je ne partez d'ici. No, non voglio, andate via. Je m'allais chercher la gendarmerie. Allora lui ha minacciato, io vado a cercare i gendarmi, Il va prendre peur. allora ha preso paura, Il va aller voir le chef du village. va a vedere il capovillaggio Décision finale, il fallait ouvrir la porte. e la decisione finale era che dovevano aprire la porta. Je n'aurais jamais pensé ma femme. Io non avrei mai pensato di Et les trovare parents pouvaient traiter leur propre enfant jusqu'à ce point. un uomo così che i propri genitori potessero trattarli in questa maniera. Tous les pères sont rentrés dans la chair, on ne sait pas comment les détacher. Fili di ferro erano entrati nella carne e non si sapeva come fare a staccare. Avec des asticots partout. C'erano dei vermi ormai in putrefazione. On a dû faire demi-tour. Abbiamo fatto marcia indietro, siamo tornati Et c'est effectivement juste des rameaux avec l'aide d'une religieuse il infirmière. giorno dopo con una religiosa infermiera Dans le village. e siamo ritornati lì Et difficilement on va réussir à le e siamo riusciti difficilmente a liberarlo. Quand on est arrivé dans le centre, Quando siamo arrivati al centro, après avoir fini de le nettoyer, dopo aver pulito completamente, il me regarde mi guarda
Monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment dire Non merci. so come dire grazie a lei e anche al Signore. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Mi chiedo, ma perché ho meritato una cosa del genere dai miei propri genitori? Et il va me poser la question. E mi chiede, Est-ce que je peux encore vivre? potrò ancora vivere? Il avait encore le désir de vivre. Aveva ancora il desiderio di vivere, Mais il était tellement connu qu'il est mort à la suite. ma era talmente in putrefazione che ormai era morto. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. Però per me è stato bello perché almeno l'ho fatto morire dignitosamente. C'est à partir de là qu'on va commencer à passer dans les villages. Allora da quel momento abbiamo cominciato per andare nei villaggi Commencer à découvrir les différentes méthodes d'enchaînement. e abbiamo trovato i differenti modi di incatenamento. Parfois, c'est les deux pieds qu'on bloque dans le bois. Qualche volta erano i due piedi bloccati in un tronco d'albero, Parfois, c'est un pied. qualche volta un piede, Parfois, c'est les deux bras. qualche volta le due braccia, Parfois, c'est le cou. qualche volta il collo. Des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer. È qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Mais je dis toujours ceci, ce n'est pas la faute des familles. Però dico sempre che non è causa dei genitori, Ils ne savent pas quoi faire. perché loro non sanno cosa fare. En Côte d'Ivoire, où nous avons commencé cette activité, In Costa d'Avorio, dove noi abbiamo iniziato questa attività, c'est pratiquement même superficie que l'Italie. pressappoco la stessa superficie dell'Italia, Mais il n'y a que deux hôpitaux pédiatriques ci sono soltanto 2 case di cure psichiatriche in tutto il paese et vous n'avez pas d'argent, vous ne le savez pas. e se non avete soldi non vi ricevono. Au Bénin, où je suis originaire, Nel Benin, di dove sono originario, il n'y a qu'un seul hôpital pédiatrique qui existe pour tout le c'è un solo ospedale psichiatrico in tutto il paese. Et c'est pareil, vous n'avez pas d'argent, vous ne le savez E pas. anche lì, se non avete soldi, non vi ricevono. Donc vous comprenez que parfois, ce n'est pas la faute des familles, Allora capite che talvolta non è colpa delle famiglie, mais ce qui fait mal, ma ciò che fa male c'est les dernières images que vous avez vues sono le ultime immagini che avete visto, des sectes le sette qui créent des camps de che prière creano dei campi di preghiera, et qui promettent des miracles à tout le monde. che promettono miracoli, Et les familles désirent toujours la guérison de leurs enfants. e le famiglie che desiderano la guarigione dei loro bambini, i loro figli, Ils envoient leurs enfants, leurs malades. mandano i loro malati, On les enchaîne à des arbres. li incatenano agli alberi. Et le traitement consiste à faire souffrir le corps que le démon sort. Il trattamento è questo, far soffrire il corpo perché il demonio esca. Il faut les bastonner. Bisogna bastonarli, Il faut les priver d'eau et de nourriture. privarli di nutrimento e di acqua. Ils passent des nuits sans manger, sans boire. Passano notte e giorni senza mangiare e senza bere. Malgré toutes sortes de démarches qu'on arrive à faire envers les responsables de ces centres, ça n'a rien donné. Siamo andati più volte a fare degli incontri dalle autorità per chiedere di intervenire, Parce qu'ils gagnent de l'argent. perché questa gente vive cercando dei denari, chiede dei soldi. Nous sommes allés jusqu'au tribunal pour dénoncer. Siamo andati fino al tribunale per denunciarli. On a envoyé des gendarmes. Ha mandato i gendarmi, À la fin, on nous dit, mais ce sont des fous, qu'est-ce qu'on va faire? alla fine hanno detto ma sono dei matti, quindi cosa possiamo fare? Vous comprenez, lorsque vous tombez mentalement malade, vous n'avez aucun droit. Allora capite che un malato di mente non ha nessun diritto. Donc, la seule solution qui nous reste, c'est de multiplier les centres. E allora per noi la sola soluzione è quella di moltiplicare questi centri. En Côte d'Ivoire, nous avons commencé cette activité, il y a 4 centres d'accueil et 6 centres de travail. Allora in Costa d'Avorio abbiamo 4 centri di accoglienza, di prima accoglienza per curare e 6 campi di reinserimento dove imparano un Au mestiere. Bénin, d'où je suis originaire, il y a 4 centres d'accueil et 5e en construction. E in Benin, dove mi trovo in questo momento, ce ne sono 4 più un quinto in costruzione Et 3 centres de travail. e 3 centri di reinserimento di lavoro. Au Togo, il y a 2 centres d'accueil et 3e en construction.
E in Togo ce ne sono 2 centri di cura e 2 centri in costruzione. L'année passée, on a ouvert 2 centres. E l'anno scorso abbiamo aperto altri 2 centri. Cette année, il y a un centre qu'on doit ouvrir encore dans le nord du Togo. E nel nord del Togo quest'anno apriremo un altro centro. C'est un travail, je vous dis que, comme je vous ai dit, c'est un travail qui est plus fort que moi. Ecco, è un lavoro, come vi dicevo, che è più forte di me. Questa è una catena, vedete questa catena? Voilà comment on a pris ce malade. Guardate un po' come era attaccato questo malato. Il est couché dans un petit magasin, tout nu. Era disteso in un piccolo magazzino, completamente nudo, La tête contre le mur. la testa contro il muro, Et on a percé le mur, on a fait traverser la chaîne par le bout pour aller l'accrocher à un arbre dans la cour. hanno bucato il muro per far passare la catena e metterla, legarla a un albero. Il est resté pendant 7 ans. È rimasto così durante 7 anni. Il n'attendait que sa mort. Aspettava soltanto la morte. Dites-moi, Ditemi, quel est le crime que les malades mentaux commettent dans leur vie? qual è il crimine che un malato di mente può commettere per essere trattato così? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sort? Cosa hanno fatto per meritare una sorte del genere? Ils ne sont pas nés malades. Non sono nati malati. Et pourquoi? Perché Aujourd'hui, au 3e millénaire, Perché questo oggi è del 3° millennio. il y a 2 ans, j'ai été invité au Parlement européen à 2 Bruxelles. anni fa sono stato invitato al Parlamento europeo a Bruxelles. Je suis parti avec cette chaîne. Sono partito con questa catena. Le film qu'on leur a présenté, c'était encore plus dur que ce que vous avez vu ce soir. Il film che ho mostrato era ancora più duro di quello che avete visto questa sera. Il y avait des gens de droit de l'homme, de tout, gens de catégorie d'homme. C'erano tutti i deputati dei diritti dell'uomo, Je voyais des gens qui pleuraient. c'era gente che piangeva, Mais à peine sortis, ma appena usciti ils les ont tous. hanno dimenticato completamente. Vous aussi ce soir, Voi oggi, je vous en supplie, e vi supplico, quand vous allez sortir, quando uscite, ne les oubliez plus jamais. non dimenticateli più, Ne les oubliez plus jamais. non dimenticateli più, Parce que c'est notre image. perché è la nostra immagine. Quand je vois un homme enchaîné à un arbre, Quando vedo un uomo incatenato a un albero, c'est l'image de ma propre personne. è l'immagine della mia persona, Et c'est l'image de tous les hommes de ce monde. è l'immagine di ogni uomo di questo mondo. Quand je vois une femme bloquée dans le bois, Quando vedo una donna bloccata in un albero, in un c'est la ceppo, plus dure dans le bois. una di queste, quella che è durata più a lungo in questo ceppo, C'est une femme. era una donna. Elle a fait 36 ans. Ha fatto 36 anni, Elle est restée couronnée è rimasta curva e non è più riuscita a raddrizzarsi. mais c'est l'image de ma propre mère. È l'immagine di mia madre, Et c'est l'image de toutes les femmes. l'immagine di tutte le donne di questo mondo. Et comme je vous ai dit, de la même manière que les malades mentaux représentent une honte pour les familles en Afrique, Come vi dicevo, poiché questi malati sono la vergogna per ogni persona dell'Africa, ça devrait être une honte pour l'humanité. dovrebbe essere una vergogna per tutta l'umanità. Et je dis, tant qu'il y a un homme qui est encore enchaîné, c'est l'humanité qui est enchaînée. E finché ci sarà un uomo che è incatenato a un albero, ci sarà tutta l'umanità che è incatenata. Pourtant, les malades mentaux
E nonostante ciò, i malati di mente non sono delle persone cattive, sono cattivi. Il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. È più facile vivere con i malati di mente che non quelli che dicono che sono sani. Dans tous nos centres, ce sont les malades, même qui sont les directeurs, qui font tous les travaux du centre. Nei nostri centri, chi dirige i centri sono malati di mente che si sono recuperati. Ce sont des malades qui étaient des élèves qu'on envoie à l'école, qui devaient des étudiants, qui viennent soigner les autres. Ecco, sono dei malati che erano alla scuola, magari all'università, e che loro mandano a studiare da infermieri e poi diventano i loro infermieri. Depuis que j'ai commencé cette histoire, Da quando ho cominciato questa storia, une seule fois, un malade a eu un comportement sur moi, et on dit voilà, les malades sont dangereux. un solo malato ha avuto un momento di aggressione nei miei confronti, Et j'ai dit non, c'est pas dangereux ça. perché poi lui ha detto che non era una persona pericolosa, Il faut savoir interpréter les gestes des malades. perché bisogna sapere interpretare i gesti dei malati. Qu'est-ce qui s'est passé? Cosa è successo? Je revenais d'un voyage Ritornavo da un viaggio, et sur ma route, j'ai croisé un malade sulla strada ho visto un malato que je connaissais déjà. che conoscevo già, un malato di Il mente. était en pleine crise. Era- Il était en pleine crise. Era in piena crisi, Il criait, il marchait à deux pas. gridava e camminava con grandi passi. Je me suis arrêté. Mi sono bloccato, Je l'ai appelé. l'ho chiamato. Quand il m'a vu, Quando mi ha visto, dice, no, je ne veux pas te voir, je veux pas. no, Gregoire, io non voglio vederti. Mais moi, j'ai compris que c'était Ma là io qu'il a besoin de moi. ho capito che era questo il momento in cui aveva bisogno di lui. J'ai vu qu'il a une difficulté. Avevo visto che era in piena difficoltà. Je suis descendu de la voiture. Sono sceso dalla macchina, J'ai commencé à le poursuivre. sono andato dietro a lui À force de le poursuivre, il s'est arrêté. e dopo si è fermato Vous savez ce qu'il me dit? e sapete cosa mi ha detto? Grégoire, regarde-moi très bien. Guardami bene, J'ai un père, ho un padre, j'ai une mère. una madre, Est-ce que j'ai payé la maladie pour qu'on puisse m'abandonner jusqu'à ce point? ma pensi che io abbia pagato la malattia per trattarmi in questo momento? Comprenez, sa souffrance, c'était l'abandon des séparés. Capite che la sofferenza sua era l'abbandono dei suoi genitori. Je lui ai dit non, même si ton père, ta mère t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. E io gli ho detto, guarda che anche se tuo padre e tua madre ti hanno abbandonato, Dio non ti ha abbandonato. La preuve au moment où il a besoin de ma mère, peut-être. Perché la prova è che io sono qui. À la fin, il s'est calmé. E allora si è calmato, Il est venu monter dans la voiture. è venuto e è salito sulla macchina, On roulait, il bavardait, il me posait des questions, il riait. viaggiavamo piuttosto velocemente, rideva C'est vrai que je sais que j'étais en vitesse parce que je devais voir d'autres. e io andavo veloce perché dovevo vedere altre persone Mais je ne m'y attendais pas, il a soulevé son bras, il a tiré le volant. e non me l'aspettavo, lui ha preso il volante improvvisamente e Voi immaginez la suite. siamo entrati nella foresta La voiture era en course. e abbiamo fatto dei, come si dice? Ruzzoloni. Dei ruzzoloni, la macchina praticamente era fuori uso. Alors je suis sorti avec quelques blessures. Io sono uscito con qualche ferita, Mais pour moi, c'est lui qui était toujours important. ma per me era lui che era il più importante. À un moment, je l'ai vu sortir de la voiture. Ho visto che usciva dalla macchina, J'ai voulu le retenir. ho cercato di mantenerlo Mais là, il m'a mordu. e mi ha morso sulla testa. J'ai compris qu'il fallait le laisser d'accord. Allora ho capito che bisognava lasciarlo. Je suis sorti de la course. Sono uscito dalla foresta, Les voitures du voyage en train de beaucoup de véhicules sont arrêtés. allora le macchine che passavano si sono fermate Et une des voitures m'a prise. e una delle macchine mi ha portato Je in suis città. arrivé en ville. Sono arrivato in città, Tous mes collaborateurs disaient viens te soigner, viens te soigner.
i miei collaboratori mi dicevano vieni a curarti. J'ai dit non, il faut que j'aille d'abord à sa recherche. E dice no, devo andare prima a recuperarlo. J'ai pris une voiture, Ho preso un'altra macchina, j'ai pris des gens. ho preso della gente con me. Quand on est arrivé, comment je l'ai trouvé? Quando siamo arrivati, ecco come l'ho trovato. Cette fois-ci, il était totalement nu. Era completamente nudo. Il a jeté tous ses habits. Aveva lasciato tutti i suoi abiti Il marchait au milieu de la grande voie municipale. e camminava in mezzo alla grande strada principale. Quand il m'a vu arriver, Quando mi ha visto arrivare, jamais oublié. non dimenticherò mai, Il s'est jeté à mes si è gettato ai miei piedi pieds. e mi ha detto, oh Grégoire, Malgré ce que j'ai eu à faire, nonostante tutto quello che ho fatto, tu es venu encore me soutenir. sei ancora venuto a soccorrermi. Désormais, tu es plus qu'un père. E da ora in avanti sei molto più che mio padre. Mais celui qui ne sait pas, il va penser qu'il est méchant. Ma Il est dangereux. capite che quelli che non hanno saputo interpretare questa cosa avrebbero pensato che era pericoloso. Il ne sait pas que son geste allait nous conduire dans la course. E lui non era cosciente che quel gesto poteva portarci fuori strada. Mais quand il a vu qu'à cause de lui, on est arrivé à la course, E quando ho visto che questo gesto ci ha portati fuori strada, il a pris peur, ha preso paura ce qui explique la morsure. e allora si spiega perché mi ha morsicato. Il pensait que j'allais le frapper. Perché pensava che io cominciassi a picchiarlo. Je l'ai laissé, je suis parti. Io l'ho lasciato e sono partito. Il a commencé tellement à regretter ce qu'il venait de faire. Allora ha cominciato a capire e a avere rimorso per quello che aveva fatto. Il regrettait qu'il s'est dit, mon père, ma mère m'a abandonné. E allora si diceva, ecco, il padre, il madre mi ha abbandonato, Voilà quelqu'un qui vient de me sauver. qualcuno viene a salvarmi À cause de moi, sa voiture est cassée. e a causa mia poi la sua macchina è rotta, io adesso preferisco morire. Ce qui explique qu'il s'est déshabillé. E allora è quello che spiega il suo gesto di togliersi gli abiti Il marchait au milieu de la voie municipale. e camminava in mezzo alla strada principale En espérant qu'un camion vienne le sperando che un camion potesse investirlo. Le fait de le voir revenir vers lui, Il fatto di vederlo arrivare dietro di lui, en se jetant à mes pieds, si è gettato ai suoi piedi, c'était son cri de pardon. era un grido di perdono. Oui, apprenons tous à le pardonner. Pardon? Apprenons tous à le pardonner. Impariamo tutti a perdonare. Apprenons tous à pardonner. Impariamo tutti a perdonare. Il vit une souffrance terrible. Perché vivono delle sofferenze terribili questa La gente. maladie mentale n'est pas simple. La malattia mentale non è semplice. Merci beaucoup de votre attention. Grazie della vostra attenzione. Grazie Grégoire per questa passione. Passione, Era come se lei lo raccontasse per la prima volta. c'était comme si tu la raccontais pour la première fois. Noi abbiamo tutti ancora qualche domanda. Nous avons encore quelques questions. Prime due, che ruolo ha in questo contagio positivo della sua iniziativa? Partage positif. Che ruolo ha Quel est ton rôle? che ruolo ha la comunità? Quel rôle? La comunità che vede questo suo modo di fare e viene interpellata. Quel est le rôle de la communauté? Oui, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un changement de mentalité. Allora posso dire che oggi c'è un cambiamento di mentalità, Il y a un grand changement de mentalité. un grande cambiamento di mentalità. Cette rencontre que je fais ici ce soir, L'incontro che faccio qui questa sera, je le fais régulièrement en lo Afrique faccio anche regolarmente in Africa, pour faire comprendre aux gens que la maladie mentale n'a rien à voir de sorcellerie ni de possession. per far capire alla gente che la malattia mentale non ha niente di mistico, Possession. di possessione demoniacale. Hein?
Donc, et en voyant des malades, le travail qu'ils font sur le terrain, je crois que ça permet aux gens d'ouvrir aujourd'hui les E yeux. quando vedono che i malati cominciano a lavorare, cominciano anche a vedere, aprire un po' gli occhi su questa nuova realtà. Et j'ai dit aujourd'hui, tout le monde nous appelle partout de venir créer centre chez eux. E ormai tutti quanti ci chiedono di aprire altri centri. Aujourd'hui, c'est la police qui envoie les malades, c'est la gendarmerie, c'est la famille, c'est tout le monde. Allora ci sono sia i poliziotti, i gendarmi e le famiglie che mandano i loro malati. Il y a un changement de mentalité. Ecco, un cambiamento di mentalità. Un'altra cosa, non basta per curare lo sguardo d'amore verso il Cristo. Che importanza hanno i farmaci, la cura adeguata dal punto di vista tecnico? Il suffit pas d'avoir un regard d'amour comme le Christ, mais quel est le rôle des médicaments? Oui, le rôle des médicaments est fondamental. Il ruolo dei medicinali Sans médicaments, on ne peut pas soigner le malade. senza medicine noi non possiamo recuperare i malati. Mais j'ai dit aussi, les deux vont de pair. Ma le due cose vanno insieme. C'est-à-dire, vous allez vous donner des médicaments à un malade. Se voi date dei medicinali, delle medicine ai malati, S'il ne se sent pas aimé, se non si sente male, si on ne lui fait pas confiance, se non si sente, non sente la fiducia che abbiamo in lui, si on n'a pas confiance à eux, si on n'arrive pas à leur donner des responsabilités, se noi non abbiamo anche delle responsabilità, les médicaments seuls ne peuvent rien. le medicine non servono a niente. Les deux vont de pair. Et c'est en cela aussi que je tiens à attirer votre attention. Ecco, su questo che voglio attirare la vostra attenzione. Les malades ont besoin d'être considérés. I malati hanno bisogno di essere considerati, Il faut leur faire confiance. bisogna dar loro fiducia. Molti di noi non avevano mai visto questi campi di preghiera Non so, ma lui è secondo prière. che ci sono sembrati dei campi di prigionia. On dirait un camp de détention. Come si può eliminarli? La responsabilità è solo di queste sette? Che cosa si può fare? Est-ce que la responsabilité, c'est seulement de ça? Écoutez, malheureusement, je pense que normalement, on parle des droits de l'homme. Normalmente parliamo dei diritti umani. Il devait y avoir une réaction, non seulement de l'Afrique, mais aussi d'Europe. Si dovrebbe avere una reazione non soltanto in Africa, ma anche in Europa. Je vous ai dit que j'ai envoyé cette chaîne jusqu'au Parlement européen. Io ho detto che ho portato questa catena anche al Parlamento europeo. Ils ont regardé le film qu'ils ont regardé, ça a été fait par New York Times. Par New York Times, le film qu'ils ont regardé Ecco, il film che ho mostrato au Parlement européen. è stato girato dagli Stati Uniti. Hein? Il y avait plus de 200 malades enchaînés dans ce camp de prière. Ecco, ho mostrato i malati incatenati, erano 200 in un campo di preghiera. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Cosa hanno fatto? Ils n'ont rien fait. Non hanno fatto niente Malheureusement, même les fondations, les grands organismes internationaux, perché sfortunatamente anche i grandi organismi internazionali ne s'intéressent pas aux malades non mentaux. si interessano ai malati mentali. Présentement, on est en train de construire un centre au Bénin, le 5e. Ecco, attualmente cominciamo a costruire un quinto centro di Un centre aux prières. On est en train de construire un nouveau centre. Hein? Et ce sont des Espagnols qui aident pour construire. che aiutano. Alors, ils ont vu une grande fondation. Sono andati a vedere una grande fondazione, Ils m'ont appelé. un grande organismo. Ah, Grégoire, maintenant on a trouvé on a trouvé un organisme qui peut nous trouver l'argent pour terminer, pour construire le centre. Allora l'hanno chiamato per andare a vedere questo organismo e ha detto probabilmente questi qui ci finanzieranno. Alors ils m'ont payé un billet d'avion. Mi hanno pagato un biglietto d'aereo
Je suis allé, l'année passée, je suis allé en Espagne. On est allé dans la fondation, une grande fondation. Siamo andati alla fondazione di questo organismo, grande fondazione. La directrice, c'est une femme. La direttrice è una donna. Avec son équipe, ils nous ont reçus. E con tutta l'equipe ci hanno ricevuti. C'est le film que vous avez regardé ce soir. È il film che avete visto stasera. C'est ce qu'on a présenté. Abbiamo presentato. Mais quand ils ont commencé à regarder la directrice, elle a commencé à couler les larmes. La direttrice ha cominciato anche lei a piangere. Alors, je me suis dit, sûrement, elle a été très touchée, c'est sûr qu'on aura une bonne réponse. Si è detto adesso certamente avremo una buona risposta. Mais quand la directrice il va prendre la parole, qu'est-ce qu'il va dire? Quando la direttrice ha preso la parola, elle dit, vraiment, monsieur, je regrette beaucoup, ça me fait mal. Dice, Signore, mi dispiace molto, ma mi fa anche molto male. Quand je vois la souffrance de ces personnes, Quando vedo la sofferenza di queste persone, et qu'aujourd'hui je vois que je ne peux rien faire, c'est ça qui me fait pleurer. Però quello che mi fa piangere è perché io non posso fare niente. Parce que dans notre fondation, Perché nello statuto della fondazione, les malades mentaux ne sont pas pris en compte. i malati di mente non sono presi in conto. Et elle va me dire, E mi dice, si vous pouvez faire le projet, se volete fare un progetto, vous allez dire que c'est à cause de VIH que les gens développent la maladie mentale. potete dire che loro sono diventati malati di mente a causa dell'AIDS. Peut-être ça peut passer, Può darsi che questo faccia, mais comment on peut aller mentir? ma dice io non posso. Vous comprenez? Certo. Le mois passé, Il mese scorso, avant que je ne vienne ici, prima che arrivi qui, c'est grâce au Père. grazie al Padre, On a payé plus de 50 000 euros de médicaments. abbiamo pagato 50.000 euro di medicina, Plus de 50 000 euros de médicaments. più di 50.000. Parce que sans médicaments, qu'est-ce que vous faites? Perché senza medicina non si può fare niente. Sì, poi vogliamo sentir rullare i tamburi ancora, vero?